noi abbiamo il nostro Patrick che ci crediamo tantissimo. Penso che tra qua 4-5 anni lo troviamo in Europa. Adesso capisco quanto è importante il calcio qui. Poi la vita è il sogno di tutti i bambini, perché se non riescono a uscire nello sport si involvono nel traffico. Questa non è una partita come tutte le altre. Qua sanno che si stanno giocando il futuro. Vice-campeão brasileiro, né? Da temporada. Adesso arriva pure l'elicottero, meglio Eu poderia estar com a arma na mão, matando, roubando. Graças a Deus eu tô aqui jogando. Desapareceu, caiu no chão, pediu pênalti, o pênalti tá marcado! Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Eccola qui, la sesta meraviglia del mondo, il Cristo Redentore. Dall'alto domina e protegge la cosiddetta Ciudad Maravillosa, Rio de Janeiro. Una città straordinaria, con una storia unica. Un tempo uno dei maggiori porti di smercio di schiavi provenienti dall'Africa, ora una delle metropoli più popolose e multietniche al mondo. I Cariocas, così vengono chiamati i cittadini di Rio, portano i segni della fusione tra i popoli indigeni che da sempre vivevano questa terra, i coloni portoghesi che dominarono il Brasile per secoli e gli schiavi deportati dall'Africa. Tante culture profondamente diverse che non sempre sono riuscite a fondersi pacificamente. Se c'è però una cosa che unisce tutti, è il calcio. Gli inglesi avranno pure inventato il calcio, ma noi lo abbiamo reso divertente. È quello di cui tutti i brasiliani sono convinti. E in fondo è vero, perché qui sono letteralmente matti per il pallone. Ci giocano dappertutto, costantemente, nei campetti, per strada, sulle spiagge di Copacabana. Ma se in città è solo un gioco, nelle favelas il calcio diventa una cosa seria. Spesso è l'unica via di fuga dalla povertà, l'unico modo per non diventare un soldato del narcotraffico che governa le favelas. La motivazione di questi bambini è diversa, hanno fame di un riscatto sociale. E ad ogni allenamento, ad ogni partita, lasciano la pelle sul campo perché potrebbe essere l'occasione della vita per farsi notare dai procuratori e dai tale scout che da tutto il mondo arrivano fin qui per scoprire il prossimo talento. Sono volato a Rio per incontrare Emanuele, un procuratore romano che da 10 anni, oltre a coltivare talenti, cerca di salvare più bambini possibile dal loro destino segnato grazie al calcio. Insieme a lui entreremo nelle favelas più calde del Brasile per scoprire che collegamento c'è tra il calcio e la felicità. Adesso fidati di me, io ti dico fino a quando potremo filmare, arrivati a un certo punto, che è Lupa, che è un ospedale qua della Rosigna, bisogna smettere di filmare perché è pericolosissimo. Ok. Se no i trafficanti potrebbero darci qualche problema. Ok. Ok? Proverò a filmare fino a che posso, perché qua nella Rosigna... Poggi agora? Ok. E Paolo, il motociclista che ci sta portando su per vedere il primo campo con Ema, mi dirà quando non posso più filmare. Quando iniziamo questa avventura è sempre un'emozione bellissima, perché devi cominciare a prendere le misure, non sai mai come comportarti, ma impari, devi imparare velocemente per riuscire a comportarti nel modo giusto e rispettare le persone che incontrerai. Ok, da adesso in poi devo spegnere la telecamera perché non posso più filmare. Appena arrivati, notiamo subito dei trafficanti armati di mitra che controllano ogni nostro movimento, ma grazie ai contatti di Ema riusciamo a raggiungere il campo da calcio. Siamo arrivati nel primo campo con Ema, proprio in mezzo alla favela di Rosigna, che è una delle più famose e anche più pericolose. E questa è la vita di Ema, lui deve entrare anche in questi ambienti per scovare i
Certo, il nostro I talenti lavoro, nascosti. Il lavoro è un po' differenziato dagli altri diciamo, procuratori che non entrerebbero mai. Prima cosa, per entrare bisogna conoscere e avere dei permessi. Adesso vi porto dentro a un vicco per farvi vedere gli spogliatoi precari dove i ragazzi si cambiano. Lascia la camera filmando in basso. Che stiamo entrando proprio dentro il vicco, diciamo, della favela. Cos'è il vicco? Il vicco è chiamato, è una via stretta per entrare dentro, diciamo, la parte più critica della favela. E questo è l'altro spogliatoio dove i bambini si stanno cambiando, per farvi vedere com'è la vita qui, le difficoltà che affrontano. Qua veramente solo se vuoi diventare calciatore diventi calciatore, qua devi avere una motivazione fortissima. Non ti emoziona vedere le condizioni da dove partono. Mi emoziona tantissimo e mi dà ancora più stimolo per aiutare questi bambini. Mi aspettavo qualsiasi cosa, ma non uno spogliatoio. Veramente è emozionante. Ma quanto è drammatica la partenza da dove, il punto di partenza Da dove partono e la forza che ci hanno. Sì. La forza. Adesso capisco quanto è importante il calcio qui. Qua è la vita, è il sogno di tutti i bambini, perché infelicemente quello che sempre dico, se non riescono a uscire nello sport si involvono nel tratto. Questa è la Tazza Rosigna, è un campionato che si svolge dentro la Rosigna perché la Rosigna ha vari locali. Sì. Oggi questa partita è Valle Verde, che è la parte alta della Rosigna, contro il Vallona, che è la parte bassa della Rosigna. Un derby. È un derby, sì. Ma oggi in questa partita qua uno dei bambini più interessanti è il 9, il piccolino. Sì. Molto interessante. E quando ti interessa uno cosa fai? Chiedi alla squadra Vado dal loro allenatore, parlo con loro, se ci stanno i genitori del bambino già converso con i genitori, lascio il mio biglietto da visita e gli spiego in pratica il progetto che voglio fare con il bambino, mandarlo da un medico, fargli l'esame dell'osso, da un nutrizionista. L'esame dell'osso è importantissimo perché magari tu già sai bene o male quanto il bambino viene alto, perché senza questo magari tu rimani 2 o 3 anni a investire e il bambino non cresce perché magari è da una generazione, il papà è piccolo, la mamma è piccola. Vedo che comunque tutti hanno le scarpe, no? Sono loro, gliele prestano? Sì, oggi perché è un torneo, tu oggi vedi i bambini con, diciamo, tutti con gli scarpini, ma la maggior parte dei scarpini non sono di loro, sono del progetto che le prestano ai bambini. Infatti tu puoi vedere qualcuno ha il piede piccolo, lo scarpino è grande. E se tu poi invece durante la settimana vai a vedere gli allenamenti di questi ragazzini, tu vedi che qualcuno già sta scarso, o solo quei pedalini, o uno scarpino giallo, uno verde. Durante il torneo stanno un po' più organizzati. E il ragazzino è tuo? Sì, questo è Patrick, è uno dei bambini che la gente ci crede tantissimo. Sì. L'abbiamo scoperto dentro una comunità, dentro una favela e ho visto tanto talento, soprattutto perché è mancino. Io sono innamorato dei mancini, perché come sappiamo Maradona, Messi, lui è piccolino di statura, quindi questa settimana andiamo a fare l'esame dell'osso per vedere bene o male la crescita del ragazzino, ma è un talento, anche se non cresce tanto andiamo a investire su questo talento. A partita finita chiedo a Patrick dove ha imparato a giocare così bene. E lui mi porta qui, nel campetto più bello del mondo. Agora nel mostro che você sabe fazer.
Che bomba la nuova GoTre della Insta 360. L'abbiamo appena utilizzata nella scena che avete visto perché volevamo farvi immergere dentro l'azione. E questa è l'action cam migliore per questo tipo di riprese. Piccolissima ma potentissima. 35 grammi di pura potenza. Registra fino a 2,7K e può essere montata ovunque grazie al suo corpo magnetico. I miglioramenti rispetto alla generazione precedente sono davvero straordinari. Batteria potenziata, microfono con controllo vocale per comandare la GoTre senza mani, nuova modalità di registrazione in loop e registrazione programmata per fare un timelapse dell'alba senza nemmeno doverti svegliare presto. È anche impermeabile fino a 5 metri e la nuova tecnologia di livellamento dell'orizzonte mantiene il video sempre dritto in qualsiasi situazione. La vera chicca però è l'Action Pod. Con il display touch da 2,2 pollici puoi vedere l'anteprima delle riprese da remoto, anche quando la GoTre è installata in punti difficili da raggiungere. E quando si sta per scaricare, la GoTre può essere montata nel pod per continuare a registrare fino a 170 minuti. Come sempre vi lascio il link in descrizione per provare la nuova GoTre ed avere un'offerta speciale solo per la nostra community. E adesso andiamo a fare qualche domanda a Patrick. Com'è la vita di você fora da quadra? Tem um lado ruim e um lado bom. O lado bom é as coisas felizes. O lado ruim é que também tem coisa que tem na minha família também que é ruim. Porque o tráfico, entendeu? Tira a gente da nossa família. E até que meu primo morreu pro tráfico. Quando eu jogo futebol aqui dentro, lá fora, em outros países, eu esqueço tudo e quando faz o gol fico aliviado. Aí eu fico mais confiante em mim. Aí eu esqueço tudo que tava feio. Felicidade pra mim é ver minha avó feliz e eu vou pensar em que ela me deu também. Eu vou dar o dobro pra ela e se ela estiver mal, passando mal, eu vou comprar remédio que eu vou ter, porque quando eu virar um grande jogador, eu vou comprar pra ela. E qual é o teu maior sonho? Ser jogador de futebol também, jogar no Maracanã, jogar lá fora, na Europa, e jogar no Barcellona, o maior sonho é isso. Champions League. Nemmeno per Patrick il calcio può essere un gioco. Sulle spalle ha la responsabilità di usare il suo talento per portare anche sua nonna fuori dalla favela. Questa che favela è? Questa è la favela Acqua Santa. Costa? È abbastanza pericolosa. A parte tutte le favelle d'Orio sono pericolose. All'istante arriva la polizia entrando e devi correre, devi nascondere e correre. Infatti i ragazzi che morono la famosa balla perdita, succede così, magari stanno a giocare, entra la polizia, entra lo sparatoria e il proiettile prende un ragazzo e muore in campo. È già successo. Tua família precisa que você resolva o problema deles. O pai às vezes não está podendo resolver porque está desempregado, não tem o que comer em casa. É você com o teu talento. Mas se você fizer coisa errada, você não vai conseguir ajudar ninguém. Semana passata non stava giocando con vocês? Stava giocando con vocês. Gabriel, falla con ele onde você sta agora. Muito bom. Ó, state vendo? Quindi è un impegno di vocês per un dia realizzare il sogno di vocês chegar a giocare na Itália, Alemanha, França, Portugal. Io ho contatto con grandi club come Atletico Mineiro, Americo Mineiro, Avaí, Criciúma, perché il bambino di 14 anni già viene alloggiato, rimane a vivere dentro al club, studia là e quindi lo stai tirando fuori da una comunità, perché se lo metti qua in un Flamengo e il ragazzino tutti i giorni torna a dormire in una comunità è sempre soggetto a entrare nel traffico. Magari da una cosa errata nel pallone a via di scappa il traffico. È così. Allora io preferisco lavorare con i club di fuori, proprio per levare il menino da Rio e portarlo in un'altra realtà. Ma quindi tu pensi che quelli che magari non ce la fanno a sfondare, molti o alcuni di loro finiscono nel traffico? La maggior parte, 90%. A bordo campo c'è una persona molto speciale che tifa per Patrick. Giuseppe. Tudo bom, tudo bom. Meus afazeres de casa, né? A realizar, né? Esse sonho que eu tenho certeza que vai concretizar. Ah, sì? E se depender de mim, eu tô aqui a todo momento para ajudar meu neto, né? Ele vai lá, Futuramente né, vedremo né? passando per giocare in Europa. Ai, sim, a gente quer Ma crer, né? Então oggi metti un gol, da voi? Vai là, vai a giocare. Beto, fallo entrare, Beto.
Emanuele segue anche dei talenti cristallini del calcio femminile e stiamo andando a vedere un loro allenamento in una favela molto complicata. Stiamo per andare dentro la Ciudad de Deus, che è una delle favelas più importanti qui a Rio. Emanuele ha cavato il suo contatto per entrare perché non si può entrare senza prima avvisare. Adesso stiamo entrando in sicurezza. Ci hanno già fermato per dirci di mettere via le camere perché qua non si può riprendere. Ed Emanuele mi raccontava che proprio in questo momento escono fuori i trafficanti, quindi adesso stiamo per entrare dentro la favela, si dobbiamo mettere via tutto nello zaino per non creare casini. Possiamo andare a vedere una partita, un allenamento femminile, di calcio femminile, che sta diventando comunque super popolare qui in Brasile, molto seguito, e lui segue anche i nuovi talenti femminili, quindi stiamo andando a vedere quelli, però è proprio dentro la favela, quindi non possiamo riprendere fino a che non arriviamo al campo. Abaixa direitinho mesmo, pra não parecer nada. Da adesso in poi, adesso dovrebbero arrivare le ragazze per giocare, ci vediamo un allenamento di calcio femminile, però dobbiamo riprendere soltanto a questa parte perché di qua potrebbe diventare pericoloso. Fomos vice-campeão brasileiro, né? Ganhamos vaga. Isso é fogos. Va bene. È appena arrivato un messaggio ai ragazzi, sembrerebbe che hanno dei gruppi su WhatsApp in cui vengono avvisati quando la polizia sta per attaccare, e quindi probabilmente potrebbe esserci un'incursione della polizia. Se dovesse essere così dobbiamo nasconderci dentro una casa perché diventa bello caldo. I razzi erano un segnale di qualcosa. Per avvisare che potrebbe entrare la polizia. Il problema delle comunità è questo, tu ecco stai dentro e entra la polizia, è capace che la sparatoria dura 3, 4, 5 ore e tu devi stare chiuso dentro casa, dettato. Davvero? Sono proiettili di fucile, 7 meglia 2. Posso liberar as meninas? Que a gente vai liberar pra elas ir embora pra casa, tá bom? Sì, sì. Perché non andare a casa che è meglio pure noi uscire. Sì. Se il clima Gli devo annullare l'allenamento perché è entrata la polizia. Adesso non ho capito cosa dobbiamo fare noi, però se arrivano qua vicino ci dobbiamo nascondere in qualche casa perché lo scontro tra polizie e bande è super violento. Tantissime persone muoiono si chiamano balas perdidas, cioè i proiettili che vanno in giro e uccidono persone innocenti. Quindi adesso le richiamate stanno andando a casa. Incredibile però allenarsi così, in queste condizioni. Cioè tu vieni al campo, ti devi allenare, però poi te ne vai a casa perché c'è la sparatoria. E infatti è tutto tranquillissimo. tranquillo, quando è così che è un clima pericoloso. La quiete prima della tempesta. Adesso arriva pure l'elicottero, è meglio. Obrigado, hein? Molto obrigado. Oggi è andata così. Ma questa è la quotidianità, per noi sembra una cosa incredibile, assurda, però per loro è normale. Infatti erano tranquillissime, semplicemente se ne devono andare a casa prima che incomincino le sparatorie. No norte é um. Vai gravando tudo aí, eu sou morador. A polícia investiga a morte de um menino de 13 anos na Cidade de Deus. Jogava bola e, inclusive, queria ser jogador de futebol. Ele, inclusive, teria sido selecionado recentemente por um clube aqui do Rio de Janeiro, de Petrópolis, o Serrano. Il giorno dopo ci svegliamo con questa terribile notizia. Un bambino di Ciudad de Deus è stato ucciso per errore proprio mentre giocava a calcio, per l'ultima volta. Però qui sembra tutto normale, come se tutti sapessero che può succedere. Quello è l'angolo dedicato agli osservatori, stanno lì per osservare la partita dall'angolo, mentre invece nella tribuna ci sono soltanto i tifosi. Dovrebbe essere così, ma mi hanno spiegato i ragazzi che in realtà tra i tifosi si nascondono gli osservatori di top club più grossi d'Europa. Stanno lì gli osservatori Chelsea, Inter, Milan, Barcellona, per non farsi notare, si nascondono tra i tifosi. Tra gli osservatori presenti alla partita c'è un collega di Emanuele che ha appena fatto firmare un suo talento con il Chelsea di Pochettino. Com'è il nome del fenomeno? Andrei Santos. Comunque ci vuole veramente un occhio incredibile perché lui l'ha visto a 6 anni. A 6 anni, sì. A 6 anni l'ha scoperto. E cosa ha visto, quando aveva 6 anni, cosa ha visto in quel bambino? Acredito muito no dom de Deus, né? E Deus separou esse menino para estar do nosso lado.
E dentro do campo ele já mostrava essa, claro que era habilidade, a gente já via, ele já via que conseguiria dar passos largos na carreira. Muito dedicado desde pequeno, é uma coisa impressionante, diferente di tutto che già vi até oggi. In pratica è il lavoro che facciamo noi, crediamo nei ragazzi, magari tu prendi 20-30 ragazzi, stai 4, 5, 6, 10 anni investendo e magari nessuno diventa giocatore di pallone. Quindi noi investiamo dando sogni e certo futuramente pensando, ecco, come è successo a Fabio, che un giocatore di suo è diventato un grande giocatore, recupera l'investimento e comincia a guadagnare solo. Ma come funziona poi? Una volta che piazzi il giocatore economicamente come funziona? In pratica una volta che tu piazzi i giocatori tu hai una percentuale della vendita del giocatore. In pratica andando in un grande club naturalmente viene venduto in una cifra, soprattutto europea, una cifra alta, quindi di solito l'impresario ha un 10% del valore della vendita del giocatore e più dopo continui a guadagnare, diciamo, una percentuale sullo stipendio del giocatore. I ragazzi più talentuosi che tu invece, qualcuno che pensi possa sfondare in Serie A? Noi abbiamo il nostro Patrick che ci crediamo tantissimo, penso che tra qua 4-5 anni lo troviamo in Europa, è la nostra speranza. Vado a parlare con i capitani delle due squadre più forti per capire come il calcio ha cambiato le loro vite. Se fosse futebol, acho que não sei o que seria de mim. Hoje eu poderia estar com uma arma na mão, matando, roubando, poderia já estar morto, mas graças a Deus conheci o futebol, conheci o que é esporte. Estou aqui hoje fazendo o que eu amo, o que eu mais gosto na vida. E agora com a chegada do meu filho também, é mais uma oportunidade, cada dia que eu levanto, eu vejo ele, eu tenho mais vontade de treinar, porque eu sei que eu posso dar um futuro melhor para ele, um futuro melhor para minha família, entendeu? Tenho um irmão que tem 20 anos, ele também estava no tráfico um tempo atrás, ele está nesse momento, ele está até preso, vivo conversando direto com ele jogava futebol junto comigo, ele teve um monte de oportunidades, só que a questão de passagem, condição financeira também, a nossa família não tem muito. O que eu falo para as pessoas que tentam entrar na vida errada? Batalhar mais, buscar mais, entendeu? Que não é difícil, mas não é impossível. Ogni squadra prima di entrare in campo si unisce per fare il grido di guerra. Prima pregano e poi urlano più forte che possono per caricarsi, perché questa non è una partita come tutte le altre. Qua sanno che si stanno giocando il futuro. Chissà cosa ne sarà di tutti questi ragazzi tra qualche anno. Ce la faranno a diventare calciatori o almeno a sopravvivere? Ma forse ora poco importa, perché dentro a quel rettangolo la vita dura e il futuro incerto restano fuori e il campo da calcio diventa un grande equalizzatore, dove il talento e la dedizione possono superare qualsiasi difficoltà. Con la palla tra i piedi tutto è più giusto. Le opportunità appartengono a chi le conquista. E il loro vero sogno è quello di non essere più gli ultimi, ma giocare davanti a milioni di persone che finalmente ti vedono e osannano il tuo nome. Siamo in ritardissimo, la partita è già iniziata, ma ce l'abbiamo fatta. Oh Patrick, guarda! Com'è Patrick? Sensação? Muito bom, Un dia tu vai jogar aqui, ok? Sim?